amici e amiche del segno del Toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti, vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che questa è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo, andiamo prima di tutto ad accendere la nostra luna, andiamo a vedere cosa prima di ascoltare gli oracoli, ovviamente dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci. Questo è un periodo di speranze, quindi andiamo ad analizzare proprio subito dopo la luna piena del 3 e quindi dal 4 al 19 marzo per prepararci ad accogliere speranze, opportunità, occasioni di liberare il nostro potenziale, di scoprire i nostri sogni, i nostri desideri, di riflettere. Momento anche molto adatto alla ricerca spirituale, ascoltare e seguire l'intuito, porre fine ai conflitti, pensare alle cose più importanti per noi andando a stabilire delle priorità, di fare attenzione all'instabilità emotiva, alla tristezza, nervosismo, ricordi spiacevoli, inquietudine, ansia, a volte anche può esserci un po' di mancanza di volontà e di impazienza, tutto questo genera confusione e quindi magari l'attenzione va alle decisioni affrettate oppure a possibili conflitti che si possono creare, quindi meglio fermarsi un attimino e riflettere attentamente. Il vostro primo oracolo, sognando la luna, ci fa una specie di fotografia del nostro punto di partenza, quindi intorno al 4 marzo. A che punto vi trovate in questo momento con questa carta indicando l'intuito, vuol dire che dobbiamo essere in ascolto. In qualche modo l'universo ha un messaggio speciale per voi e quindi prestare attenzione ai sogni, osservare i segni, i simboli intorno a noi. Quei messaggi possono essere ascoltati solo con l'istinto, l'intuito o comunque mettersi nelle condizioni di favorire, diciamo, questi sogni, chiamiamole anche visioni o segnali intorno a noi. Essendo ovviamente una carta così generica, ognuno di noi andrà a ricevere il messaggio di cui ha bisogno. L'importante è che il messaggio di questa carta arrivi a voi dicendovi che c'è quel messaggio che vi aspetta. Magari per alcuni può riguardare la vita personale, per altri il lavoro, per altri una guida, una luce, una speranza, un conforto, per altri ancora l'ambito amore, famiglia, eccetera. Quindi ognuno con il proprio messaggio. L'altra carta arriva con fiori di luna, molto bella come carta perché si riferisce all'evoluzione, alla crescita. Forse sono proprio questi messaggi, questi segnali che arriveranno e che possono portarvi a questo periodo di fioritura personale. Magari alcuni di voi vogliono intraprendere una nuova impresa, può riguardare il lavoro, diciamo un hobby, anche l'amore, qualsiasi ambito, di mettersi in gioco in una relazione, altri magari di diventare più consapevoli, più forti ed è qui che bisogna mostrare il proprio valore, anche ampliando un'abilità, studiando, diciamo, ad esempio. C'è una sfida che non solo vi renderà migliori e più consapevoli, però porterà a crescita ed evoluzione in un ambito specifico. L'altro messaggio arriva dall'osservatore delle stelle. Ecco, in qualsiasi circostanza
Questa carta ci dice che dobbiamo pensare intensamente e con consapevolezza a ciò che desideriamo, a ciò che vogliamo. Magari può esserci anche una bella energia di aspirazione, di ambizione che alimenta, però bisogna rimanere concentrati, visualizzare il proprio obiettivo. Magari prima, se c'è qualcosa che non va, di sistemarlo, di riequilibrare, di eliminare uno schema negativo, o se vi sentite bloccati, di incominciare a fare qualche piccolo sforzo, qualche piccolo passo, perché anche quello è importante. Adesso andiamo a vedere gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, qui abbiamo già un periodo molto intenso. Direi che aprendosi con dei messaggi importanti, forse sono proprio quelli che andranno a generare dei cambiamenti. E anche questa è una carta di cambiamento. Infatti il vento ha a che fare con vari tipi di cambiamenti, assolutamente sì, però molto con un qualcosa che è pronto per essere trasformato. Può essere un'idea, un'abitudine, una prospettiva, e quindi ci dice di lasciare andare il bisogno di controllo, di abbandonare magari un'abitudine, di aver fiducia, determinazione, magari di portare avanti una sfida, di agire per il bene comune o comunque di agire, darsi il tempo di rinnovare. C'è un vecchio modo di fare che non sta più funzionando, quindi vi sta creando dubbi, fastidi, incertezze, malessere, nella peggiore delle ipotesi, quindi qualcosa di negativo. Quindi c'è un qualcosa che deve essere spazzato via da questo vento. L'immobilità, ecco, può sembrare negativa questa carta perché l'immobilità, uno può pensare al blocco, a un qualcosa che è fermo. Sì, effettivamente sì. Cioè se magari ci sono alcune circostanze che sappiamo benissimo poter intervenire, poter fare qualcosa, allora l'immobilità può essere negativa, come abbiamo visto precedentemente. Altrimenti ci possono essere delle situazioni dove proprio questa carta nello specifico ci parla di un blocco che non necessariamente deve essere combattuto, forse perché dobbiamo rimanere in quella situazione per comprendere alcune cose, però prima di procedere, quindi non deve essere troppo duraturo. Magari c'è qualcosa che ha bisogno di tempo di maturare, allora potrebbe essere una specie di fase di adattamento dove le cose si muovono pian pianino, ma probabilmente devono andare così. Quindi di osservare, di capire che se c'è bisogno di tempo proprio per far maturare alcune cose, dobbiamo avere solo pazienza e aspettare. Altrimenti, come vi dicevo, se c'è una paura, se c'è un qualcosa che ci sta frenando, ecco lì magari, forse abbiamo paura e nascondiamo i nostri desideri nel nostro profondo, forse qualcosa non è ancora pronto ad emergere, magari c'è un qualcosa che è in fase di gestazione, di valutazione, e quindi forse non si è ancora pronti. Allora di cogliere questo momento, perché anche l'attesa può essere più potente dell'azione stessa, perché e diventa preparazione, diventa pianificazione, diventa anche rigenerazione, proprio per poi portarsi all'azione. L'ultima carta, quindi l'ultimo messaggio, arriva dalla carta della Terra. Voi siete un segno di terra, quindi potete utilizzarla al meglio, come nutrimento, come radicamento, come connessione al vostro corpo, di onorare e prendervi cura di voi stessi, di aver consapevolezza, nel senso che c'è bisogno di presenza attiva. Quindi abbiamo visto proprio come alcune carte indicano: ok, c'è un blocco, deve essere risolto, oppure bisogna solo aspettare. Comunque, in qualsiasi circostanza c'è bisogno di presenza attiva, quindi di non crearsi illusioni,
ma, vivere e, portare avanti le proprie azioni e i propri pensieri per far sì che si possano realizzare in futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!